Io mi chiamo Getta Celestina, vivo a Tolentino. Nella mia vita ho fatto l'infermiera per tanti anni e poi sono andata in pensione, mi sono occupata del volontariato dell'AVUS, ho fatto la coordinatrice a domicilio e ho visto tante cose, tanta solitudine, tante persone sole. Il volontariato ha cercato di aiutare fino a dove arrivavano, però certo è che non tutti hanno potuto usufruire di questa cosa. Il terremoto è stata una cosa che un po' ha spaventato tutti, no? Dai giovani agli anziani. Poi certo che chi ha avuto la casa dirottata, che ha dovuto lasciare la casa e si sono dovuti andare a rifugiare dove? Qualcuno ha trovato subito un altro posto per andare, ma qualcuno si è dovuto spostare magari al mare, a Civitanova, a San Benedetto, insomma, ci sono stati tanti disguidi, tante cose che l'anziano l'ha vissuto male, perché dice io vado giù magari, non so, ad abitare per un po' a Civitanova, quando torno a casa mia non ci andrò mai più. Era questo il discorso che loro, gli anziani, facevano, no? Quando andrò a casa mia, giustamente, no? Riuscirò ad andarci, anche perché le cose sono andate anche per le lunghe, no? Tutte le cose burocratiche che ci sono state per assestare i lavori ci ha voluto tempo. Io conosco, non so, la cugina di mio marito che ha 83 anni, porina, e la casa l'amata è dovuta andare via. E adesso ogni volta che io la incontro e parliamo, ma io non la vado a vedere, adesso la sta sistemando, ma io non ci andrò più, e è andata in depressione. E il tempo passa, la casa non te la sistema nessuno perché magari l'architetto non ti manda avanti le cose, il geometra così, il dirigente è così, cioè non si trovano i diritti, questi diritti che deve fare? Io mi occupo di questa famiglia da tantissimi anni, per tantissimi anni intendo 30 anni. Io quando lavoravo, la signora è stata ricoverata in psichiatria, c'ha un figlio che è, diciamo, disabile, il marito è metilista, insomma, c'ha avuto tanti problemi. Allora questi signori, quando usciti dall'ospedale, la signora non prendevano le medicine e allora lo psichiatra, qualcuno doveva mandare da loro per fargli fare la terapia. E poi io piano piano ci sono andata quasi sempre e questi hanno avuto dei grossissimi problemi perché il terremoto gli ha rovinato tutta la casa e l'hanno mandati via. Ma siccome hanno un fratello e non conosce bene il territorio di Tolentino perché lui abita su un altro posto, diceva a me cerca di trovargli una casa per poterli sistemare affinché non gli aggiusta casa. Mi è stato tanto difficile, io mi sono tanto impegnata per trovargli questa casa col volontariato, con tutto, ai servizi sociali, il sindaco mi ha aiutato e l'abbiamo portati ai container, che è stata una cosa bruttissima, ti dirò, bruttissima, tenerli lì tutti e tre, il cuore. Poi la signora addirittura è deceduta ai container. E poi invece con l'aiuto del sindaco gli ha dato un appartamentino a Tolentino che c'è stato affinché non rientrati un anno, mi pare, un anno e mezzo, così, ma c'è rimasto solo lui e il figlio. E questa cosa è stata bruttissima, bruttissima, perché io voglio dire pure questo, se sei di serie B rimani. Ecco. E io mi sono tanto spesa, anche la signora che gli ha dato l'appartamento gli è venuta incontro, per carità, però il servizio sociale non mi c'è venuto incontro. Perché loro aveva tante richieste. E io dicevo, ma questi ha bisogno di una cosa
specifica i container, e finché non si trovano a casa si va ai container, loro dovevano uscire, abbiamo dovuto portare lì. Ecco. Però la signora era malata, anche aveva un problema ai polmoni da tanto tempo, respirava con l'ossigeno e lì dopo gli ha preso la febbre, il container non è il container. Quella di 2 ha resistito, ma lei no. E poi dopo è rientrata a casa sua, dopo tanto tempo, e adesso è rimasto lui con il figlio, sta a casa sua, il figlio si cura sempre in psichiatria, una volta al mese io lo accompagno, il dottore gli fa un'iniezione di mantenimento perché ha una schizofrenia per non. E così siamo andati avanti fino adesso e abbiamo avuto tanti problemi con questa famiglia, tanti, ma tanti altri, te ne potrei dire così, tanti altri. Questa è stata un'esperienza bruttissima, perché ti posso dire che mi è dispiaciuto che la signora poi, dalla pena, dalla disperazione, da tutto, perché lei capiva la situazione che ci aveva vicino, capito? Il dispiacere, tutto quanto, e dopo gli ha preso la febbre, la polmonite, è deceduta, però è stato brutto. L'ospedale di Tolentino che è venuto pure tutto smartellato, era bellissimo l'ospedale, c'era la ginecologia, c'era l'ostetricia, medicina, chirurgia, c'era tutto, da un momento all'altro, una volta levato un pezzo, non trovavo l'oculista, c'era la dermatologia, abbiamo lavorato tanto anche in chirurgia, è stato smartellato, la politica è politica, e siamo andati a finire, non c'è più niente. Adesso dice che lo rottama, io non so se è vero, e pare che lo rottama poi ci rifà qualcosa, non so se ci farà, che ne so, tipo un centro per gli anziani, non lo so. C'è rimasto un primo soccorso, però il primo soccorso non è che ti può fare niente, no? Te vai lì al primo soccorso, loro hanno delle schede, quello che possono fare, poi ti spedisce a Macerata e via. Macerata è pieni così, quasi che stai un giorno lì, non ti fa niente nessuno, ma non perché non vuole, è perché le cose sono tante, no? Lì in continuazione, poi ti arriva un codice rosso, quello passa, tu magari stai un po' meno male, ti lascia lì, insomma, c'è tutto. Adesso qui finisco.